100 milioni di gradi. 100 milioni. È un numero così estremo che il tuo cervello fa fatica ad accettarlo. È quasi 7 volte più caldo del nucleo del nostro Sole. E noi umani, con la nostra arroganza, abbiamo deciso di prendere questa furia termica e chiuderla dentro una scatola di metallo grande come il tuo salotto. Immagina di avere una stella vera e propria, pulsante e furiosa, intrappolata a pochi metri da te. Se questa furia incandescente sfiora le pareti della scatola, anche solo per un millesimo di secondo, vaporizza tutto. Vaporizza l'acciaio, vaporizza i sensori, vaporizza ogni speranza. Ma come fai a ingabbiare qualcosa che distrugge ogni materia che tocca? Non puoi usare muri fisici. Devi usare l'invisibile, devi usare i campi magnetici. È come cercare di trattenere una cascata d'acqua usando solo degli elastici invisibili. Benvenuto nel tokamak, la macchina più complessa mai costruita dall'uomo. Una gigantesca ciambella vuota dove non c'è gas, non c'è liquido, non c'è solido. C'è il plasma, il quarto stato della materia. Un gas ionizzato dove gli atomi sono stati strappati dai loro elettroni. È vivo. È elettrico e odia profondamente essere rinchiuso. E sai qual è la parte più assurda? Guarda il tuo bicchiere d'acqua sul tavolo. Lì dentro si nasconde il carburante per questa bestia. Deuterio e trizio, parenti stretti dell'idrogeno. Se tu potessi prendere 2 di questi minuscoli atomi e schiacciarli insieme, si fonderebbero creando elio, un neutrone ad alta energia e un'esplosione di energia pulita. È la fusione nucleare. La magia che accende l'universo. Ma gli atomi non vogliono unirsi. Si respingono con una forza mostruosa. Per obbligarli devi creare un inferno. Caldo, bollente, più caldo del Sole. Devi costringerli a sbattere l'uno contro l'altro a velocità inimmaginabili. Finché gli elastici magnetici tengono, tutto è perfetto. Ma il plasma non è un anello docile. Ha correnti interne, vortici, tempeste elettromagnetiche. È come cercare di stringere un palloncino pieno d'acqua, lo schiacci da una parte e lui scappa dall'altra. Inizia a contorcersi, a formare bolle, a creare quelle che i fisici chiamano microinstabilità. Non lo vedi, non lo senti, non puoi nemmeno immaginarlo. Ma dentro quella ciambella di metallo, la stella sta cercando disperatamente una via d'uscita. E se la trova, per te e per il reattore, è la fine. Inizia il conto alla rovescia. 10 millisecondi. Il plasma si piega. 5 millisecondi. La struttura si strappa. 0. L'energia di un Boeing 747 lanciato a 300 all'ora si scarica su un singolo centimetro quadrato di parete. Questa è la disruzione termica. Tra poco ti mostrerò perché i nostri riflessi non bastano per fermarla. E perché, per salvare il sogno dell'energia infinita, abbiamo dovuto chiedere aiuto a qualcosa che non è umano. Piccola premessa fondamentale. Quello che stiamo esplorando non è teoria fantascientifica, ma la fisica estrema dei reattori sperimentali reali, le macchine più costose del pianeta. E qui entra in gioco il tuo limite, il nostro limite biologico. Il tuo cervello impiega circa 200 millisecondi solo per accorgersi di un'immagine e muovere un dito. 200 millisecondi. In quel lasso di tempo, il plasma dentro il reattore ha già cambiato forma, si è ribellato, ha colpito la parete ed è morto. Noi siamo semplicemente troppo lenti per pilotare una stella. Fino a pochi anni fa, usavamo i computer classici per controllare i magneti. Sensori che leggevano la posizione del plasma e algoritmi rigidi che rispondevano. Se il plasma va a sinistra, spingi a destra. Se sale, spingi giù. È un po' come cercare di guidare un'auto da Formula 1 su un lago ghiacciato, completamente bendato, usando solo il freno a mano. Puoi reagire solo dopo che l'auto ha già iniziato a sbandare. E con 100 milioni di gradi in gioco, quando sbandi, hai già perso. Ma c'è un problema enorme. I campi magnetici che usiamo per ingabbiare la stella spesso finiscono per strapparla dall'interno. È il paradosso della fusione.
Più stringi la presa magnetica per mantenere l'ordine, più crei tensioni interne. Le particelle interagiscono con i campi creando instabilità magnetiche e correnti parassite e improvvisamente l'intero anello di plasma collassa su se stesso. Il vuoto pieno sceglie chi colpire. Non puoi semplicemente spingere più forte, devi danzare con il caos. E quando l'ordine fallisce, le conseguenze sono devastanti. Immagina un raggio laser gigantesco che colpisce un muro. La grafite della parete non fa in tempo a fondersi perché sublima direttamente in gas. Si crea una nuvola di metallo vaporizzato che avvelena il plasma, spegnendo la stella artificiale in una frazione di secondo. Mesi di preparazione. Milioni di euro bruciati in un battito di ciglia. La macchina perfetta sconfitta dalla natura selvaggia. Aspetta, come fai a prevedere qualcosa che per definizione è imprevedibile? I fisici erano a un vicolo cieco. Avevano costruito la gabbia più forte dell'universo, ma non avevano un pilota abbastanza veloce per guidarla. Serviva una mente che non ragionasse per regole fisse. Una mente capace di intuire le mosse del plasma prima ancora che accadessero. Una mente che potesse processare migliaia di variabili in un millisecondo senza andare in panico. Ed è qui che, nel 2022, i laboratori svizzeri hanno aperto le porte a un ospite inatteso. Un demone di silicio. DeepMind, la divisione di intelligenza artificiale di Google, si è unita al Politecnico di Losanna. Non per farsi scrivere una poesia o per generare un'immagine finta, ma per fare la storia della fisica. Hanno deciso di gettare una rete neurale profonda dentro il cuore del problema. Ma come insegni a un computer a domare il fuoco primordiale? Non gli dai un manuale di istruzioni, gli dai un obiettivo e lo lasci fallire. Milioni di volte. Si chiama addestramento per rinforzo. Immagina di dover imparare ad andare in bicicletta. Se cadi nella realtà, ti sbucci un ginocchio e ti fermi. Ma immagina di poter cadere in una simulazione virtuale 1000 volte al secondo, senza farti male. L'intelligenza artificiale ha vissuto 1000 vite in poche ore. Ha provato a controllare il plasma in un simulatore, sbagliando costantemente. All'inizio la stella virtuale esplodeva subito, poi durava un millisecondo, poi 10. La macchina stava imparando a sentire il plasma, e poi il momento della verità. Hanno preso questa mente, nata nel mondo digitale, e l'hanno collegata ai cavi reali del reattore TCV in Svizzera. Nessuna rete di sicurezza, nessun umano con la mano sul bottone rosso. Hanno acceso il plasma a decine di milioni di gradi e hanno lasciato il volante all'algoritmo. L'intelligenza artificiale non pensava più a formule matematiche, intuiva. Regolava 19 bobine magnetiche diverse 9000 volte al secondo. Un silenzio rumoroso di calcoli perfetti. Quello che è successo dopo ha zittito i fisici di tutto il mondo. L'intelligenza artificiale non stava solo arginando la stella, la stava scolpendo. Le hanno chiesto di prendere quel caos indomabile e dargli forme impossibili per i controllori umani. Una forma a goccia, una forma allungata. E poi il capolavoro assoluto. Le hanno chiesto di piegare l'inferno a forma di fiocco di neve. E lei lo ha fatto. Ha preso 100 milioni di gradi e li ha costretti in una geometria delicata e perfetta. Perché un fiocco di neve? Non per estetica. Quella forma specifica permette di distribuire il calore di scarto su un'area molto più vasta delle pareti, salvando il reattore dallo scioglimento. Il colore del freddo cosmico piegato da un calore estremo. Una macchina ha guardato l'abisso termico e ha trovato l'ordine. Ha trovato la calma. E tu? Cosa provi davanti a una mente di silicio che doma il fuoco primordiale? Fino a ieri credevamo che solo le stelle potessero reggere questo peso. Oggi sappiamo che basta l'intelligenza. Ma questo era solo l'inizio. Il reattore svizzero era un banco di prova. Ora la posta in gioco si è alzata a livelli cosmici. DeepMind sta collaborando con Commonwealth Fusion Systems, un colosso nato dall'MIT. Stanno costruendo Spark,
Non più un giocattolo da laboratorio, ma un reattore progettato per fare la storia. Generare più energia di quanta ne consumi per accendersi. Il santo graal dell'umanità. E per tenerlo acceso, la mente digitale sarà al centro di tutto, a orchestrare i magneti superconduttori più potenti del mondo. Pensa alla cosa significa tutto questo per te, per la tua vita di tutti i giorni. Se riusciamo a mantenere viva questa stella artificiale, le regole del mondo cambiano. Un semplice bicchiere della tua acqua del rubinetto potrebbe alimentare la tua casa per decenni. Niente petrolio da bruciare. Niente scorie radioattive che durano 10.000 anni. Niente emissioni nell'atmosfera. Solo energia pura, densa, inesauribile. Ma per varcare quella soglia dobbiamo fare il salto nel buio. Dobbiamo fidarci di una mente che non è la nostra. Forte, più forte, devastante. La potenza che stiamo per scatenare non ha eguali nella storia umana. Stiamo assistendo a un'alleanza impossibile. Il rigore del codice digitale che abbraccia la brutalità delle leggi dell'universo. Una danza tra il silicio freddo dei microchip e l'idrogeno bruciante del cosmo. Brucia. Brucia per miliardi di anni nelle stelle là fuori. Brucia silenziosamente nel vuoto. E ora, grazie a un cervello artificiale, brucia per noi, qui, sulla Terra. Stiamo insegnando ai computer a sognare le stelle e loro ce le stanno portando a casa. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato nel cuore di una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo preciso momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra 10 elevato a miliardi. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. E questa era la scintilla dell'eternità. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro, l'intelligenza umana e quella artificiale stanno appena iniziando a riscrivere la trama della realtà. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. Insieme possiamo portarla lontano. E se c'è un mistero che vuoi vedere reso visibile, scrivilo qui sotto. I prossimi viaggi nascono da voi. Basta iscriversi per avere voce.